Chi suona un'armonica diatonica, che sia a 10 fori, tremolo o a ottave, ha a disposizione, escludendo l'uso di bending e overblowing, esclusivamente le note di una scala diatonica, formata cioè da 7 note. L'accordatura Richter è nata con l'idea di permettere di suonare in una tonalità maggiore, quella dell'accordo che si ottiene soffiando, mettendo a disposizione del musicista le note della scala maggiore di quell'accordo, Do maggiore su un'armonica di Do, Sol maggiore su un'armonica di Sol e così via. Da una scala di 7 note c'è possibile in realtà formare altre 6 scale, utilizzando come prima nota, cioè nota di riferimento, una nota intermedia della scala di partenza. La prima nota della scala, che tecnicamente viene chiamata tonica, definisce il nome della scala, quindi si potrà parlare di scala di Do, scala di Re e così via. Le 7 scale che abbiamo così creato, senza inoltrarci troppo nella teoria musicale, hanno caratteristiche e successioni diverse fra di loro, quindi vengono definite con nomi diversi: ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio. A questo punto c'è facile capire come sia possibile, utilizzando una sola armonica e applicando questo ragionamento, suonare in altre tonalità rispetto alla tonalità in cui è accordata effettivamente l'armonica. La musica tradizionale irlandese delle aree celtiche fondamentalmente è musica modale, che si basa cioè su scale formate da 7 note e a volte anche su scale formate da un numero più basso di note. Avere quindi una piccola conoscenza dei modi più utilizzati nella musica tradizionale e di come poterli trovare sull'armonica può esserci di grande utilità, soprattutto per suonare armoniche ad ancia doppia, in cui il bending rarissimamente è utilizzato. Prima di sentire come suonano queste scale, introduciamo velocemente un altro concetto molto utile per comprendere la relazione che c'è fra le note. Sto parlando del circolo delle quinte. Si tratta di un grafico circolare in cui ogni nota inserita in senso orario ha un intervallo di una quinta giusta rispetto alla precedente. È uno schema circolare perché dopo aver inserito tutte le note secondo questo criterio si ritorna alla nota di partenza. È uno schema che ha diversi utilizzi in campo musicale, ma che nel caso specifico dell'armonica può essere molto utile a comprendere le posizioni. Il termine posizioni indica il rapporto tra la tonalità originaria dell'armonica e la tonalità in cui si sta suonando. Nei prossimi video vi mostrerò le scale più utilizzate nella musica irlandese e la maniera di ottenerle su un'armonica diatonica. Ciao, alla prossima e keep on blowing!